Come ci sono finita i tropici? Al nord dell'Australia. Alcuni mesi fa stavo cercando una via di fuga dalla vita in città e un lavoro più stabile. Nonostante il lavoro in 2 ristoranti, non potevo più permettermi una vita super costosa a Gold Coast. Devo ammettere che questa volta l'Australia me l'aspettavo più facile rispetto alla volta scorsa. Mi trovavo a Sydney quando è scoppiata la pandemia da Covid-19. L'ostello oggi si è svuotato, sono andati tutti via. Infatti c'è una tristezza assurda, praticamente siamo rimasti solo... Adesso non c'è una pandemia in corso come 3 anni fa. Ma le difficoltà sono rimaste. Sono solo diverse. Le prove di coraggio sono diverse. Ho bisogno di catturare un attimo questo momento perché so che sarà una cosa a cui penserò e ripenserò. Allora, tra poco, tra qualche ora, parto per Cairns, che è a 20 ore di macchina da qua. Questa cosa l'ho scoperta ieri pomeriggio, intorno alle 7, quindi così è stata una decisione presa a freddo. Sto facendo adesso la mia ultima colazione qui, poi vado a fare le valigie, lavatrici. Una follia, può sembrare, ma vado a Cairns perché è l'unica opzione che ho trovato per un lavoro in farm, una farm di avocado. Sono giorni e giorni e giorni che sto a scrivere post, mandare email, application. Quante ne ho mandate? Tantissime. Non ho avuto un esito positivo, è molto molto difficile. Veramente tanto, e credevo lo fosse un po' meno, ad essere onesta, ma no, quindi mi si è presentata questa opportunità e ho deciso di coglierla. Così sono finita a vivere qui, ad Holly's House, la casa di Holly. Un uomo sulla quarantina, nato e cresciuto qui e che affitta la grande casa in cui vive ad altri viaggiatori come me. Lo so, niente male questa casa. Eccomi nella mia stanza qui a Mariba, dove ho cominciato i miei giorni di farm, di 88 giorni, che servono per estendere il visto per poter restare il secondo anno qui in Australia. Sono qui con altre 2 persone che sono diventati i miei amici, Matteo e Matteo. Si chiamano entrambi così, sono nell'altra stanza. Perché erano diretti qui al nord dell'Australia per lavorare in una farm di avocado. Ieri ho cominciato in una farm di lime e ho tutte le braccia graffiate perché quando vai a raccogliere lime devi infilarti in mezzo ai rami, ci sono le spine tra l'altro e il boss della farm ci ha infatti raccomandato di indossare le maniche lunghe, quindi ieri ho messo tipo una camicia di lino, cotone, però siccome si scopre a volte questa parte, quindi sono pienissima di graffie e devo trovare una soluzione perché altrimenti non so come mi combinerò. Lavoriamo dal lunedì al venerdì e a volte anche il sabato, però solamente mezza giornata, dalle 7:30 alle 5:30, 9-10 ore. È un lavoro veramente duro. Ieri abbiamo fatto 5 ore ed ero a pezzi, ero stanca morta. Ci si sveglia comunque alle 5:30 del mattino. Insomma, è una vitaccia. Però sono
delle esperienze che penso segnino qualcosa nella propria vita. Ancora non riesco a rendermi conto di cosa, ancora non riesco a capire, a metabolizzare le cose perché tutto ruota così velocemente e non riesco a processare le cose mentre accadono, ma ho bisogno di tempo. Però sono certa che qualcosa si stia smuovendo qui dentro, qui soprattutto. E non vedo l'ora però di fermarmi un po', di avere un po' di calma. Sì, mi manca. Comunque, bando alle ciance, vi voglio far vedere un po' come si lavora in farm, cosa vuol dire. Posso farvi vedere la farm di avocado dove ho lavorato qualche settimana fa. Penultimo giorno in questa farm di avocado e prima di venire qua non avevo idea che gli avocado crescessero sugli alberi e di come si raccogliessero ovviamente. Tocca mettersi una borsa tipo questa, tagliarli e riempire questa per poi svuotarla in un bin, in un container. C'è invece chi utilizza tipo delle asticelle alte per raccogliere quelli nella parte alta dell'albero e fondamentalmente è questo. Poi la parte bella, la mia preferita, ovviamente sono ironica, è farsi una doccia prima mattina con tutta l'acqua che casca non appena ne muovi uno, perché o è piovuto o è umido. Andare no. Yes. A Trento? No, a Trento? Yes. Tutti 33? 33. Trotterando. No, trotterando. Bravo! Lavorare in farm, nelle piantagioni di frutta, mi ha fatto capire che non so tante cose. Non avevo idea che gli avocado crescessero sugli alberi e non avevo idea che occorresse indossare delle borse per raccoglierli, né che bisognasse tagliarli in un certo modo. Non avevo idea neanche che fossero sensibili al sole e che perciò, una volta raccolti, vanno coperti e tenuti all'oscuro. Sapevo invece di quanto soddisfacente può essere lavorare per il cibo che metti a tavola. Sono cresciuta in campagna e mio padre di solito pianta verdura e ortaggi in primavera.
ed il sapore del cibo che tu stesso hai cresciuto è ben diverso da quello che semplicemente acquisti. E questo vale per ogni cosa, anche per la pasta, la farina ed il grano da cui è prodotta. Lo scorso anno lavoravo come content creator per Zilletta di Brancia, un mulino a pietra che produce grani antichi biologici. Come vi spiego il sapore della pasta o di una torta fatta con la farina di grano che ho visto piantare e crescere in maniera naturale, solo con il sole e la pioggia? Gli avocado qui in Australia mi hanno riportato un po' alla mia vita precedente rispetto a quella in città, a Gold Coast. Una vita in cui trascorrevo del tempo all'aria aperta, in mezzo alla natura. E dopo 2 settimane di avocado ci sono stati i lime. Non so come fa, raga. In questa farm abbiamo lavorato per una settimana. Poi, un sabato pomeriggio, il mio amico Matteo ricevette un messaggio che diceva di non ritornare più a lavorare il lunedì. Ed ecco che la tormentosa e stressante caccia al lavoro ricomincia. Ma tutto qui può cambiare da un giorno all'altro, o addirittura nel giro di poche ore. Tempo fa avevo scritto un post su un gruppo Facebook. Un certo Mark mi rispose a distanza di settimane e ci siamo ritrovati così a vivere una delle più belle esperienze in farm. Questa volta si trattava di passion fruit, un frutto tropicale conosciuto anche come maracuja. Non lo avevo mai mangiato, né sapevo in che modo crescesse dalla terra. Ed eccoci in una forma di passion fruit. E come cresce questa frutta? Su queste rampicanti. E il padrone della farm ha costruito questo carrello con cui porto i secchi, li riempio e poi li devo lasciare all'inizio di ogni fila perché ogni fila ha una tipologia diversa di passion fruit. È tutto un po' confuso. Quindi si raccolgono quelli che sono per terra con questo. E ora vabbè, non ce n'è neanche uno. Devo metterli nel secchio, camminare lungo tutto il viale, la fila. E poi lasciare questi secchi che lui verrà a riprendere e poi questi andranno smistati nel packing shed. È la più bella forma che abbiamo mai fatto. Molto, cioè non è faticoso, anzi quasi come fare una passeggiata. Ed è così bello capire poi come la frutta cresce. Io non avevo idea di come crescessero i passion fruit e ne avevo mai mangiato uno prima. Da quando sono qui ho cambiato tipo 4 farm in un mese, purtroppo, ma anche per fortuna perché comunque ogni farm mi ha insegnato qualcosa, sia a livello di esperienza personale ma anche a livello proprio di conoscenza
Cioè, i lime crescono sugli alberi e sono come dei rovi pieni di spine, i passion fruit crescono su queste rampicanti, gli avocado crescono sugli alberi, io non avevo idea. Questa però decisamente è primo posto nella top 10 delle farm. I proprietari erano tra le più gentili persone che abbia mai incontrato. Abbiamo lavorato lì per 2 settimane. Oggi qui si muore. Abbiamo lavorato 4 ore, adesso è lunch time qui all'ombra e poi si riprende. Non è una farm difficile questa, anzi è la migliore dove abbia lavorato finora. Però quando il sole picchia e fai raccolta tutto il giorno è pesante, perché di solito io faccio raccolta alcune ore e poi faccio imballaggio, picking and packing. Oggi è tosta. Cosa stiamo facendo oggi? Stiamo costruendo il nuovo frutteto dei passion fruit e a me tocca legare tutti questi fili qua che poi manterranno praticamente la pianta. E da stamattina credo dalle 11 sto facendo questa cosa, sono adesso le 3, perché prima ho fatto picking e ho anche avuto l'incontro spiacevole con un serpente. È corso via, si è arrampicato sulla pianta, io sono corsa via, quindi non ho realizzato in quel momento. E questo è il lavoro di oggi. È bello comunque sentire di far parte di qualcosa che poi comunque resterà, perché cioè, il picking ovviamente raccogli frutta che poi va venduta, mangiata, questo invece resterà qui, questo frutteto. È appagante, quindi come lavoro, ma molto pesante, perché oggi, oddio, adesso ci sono le nuvole, ma c'è sempre stato sole, mi sono bruciata le gambe. Ma la vita ai tropici non è stata solo questa. È stata anche tanta introspezione ed esplorazione. Tra una ricerca e l'altra abbiamo esplorato un po' i dintorni. Non ho idea di dove mi trovi precisamente, so soltanto che mi trovo all'interno della più antica foresta pluviale del mondo, la Daintree Forest, e siamo capitati su questa spiaggia così a caso, perché in realtà ci siamo persi. Non lo so, sono super emozionata per questa cosa, perché quello che mi circonda è magnifico, di una bellezza incredibile. Sono solo troppo felice. Is in a stream. The ocean called for you and me. Still, I'm in this game, but without my closest friend. It's leaving now. I waited here but nothing came. So I closed. Ci troviamo ai tropici, al nord dell'Australia, nello stato del Queensland. E qui si trova la foresta pluviale più antica del mondo, la Daintree Forest. Patrimonio dell'UNESCO dal 1988, conta oltre 135 milioni di anni.
il che la rende più antica della foresta amazzonica in Brasile. Nonostante l'Australia sia uno dei continenti più aridi, questa foresta è davvero uno dei cuori pulsanti dell'intero pianeta. Si estende per più di 1200 km² e ospita animali e piante che non si trovano da nessun'altra parte sul pianeta. E qui le macchine tranquillamente attraversano il torrente. Io non l'avrei mai fatto, infatti noi ci siamo fermati là con la macchina e credo che questo sia il punto più a nord a cui arriveremo oggi. Non penso ci spingeremo oltre il passaggio. Però come pare c'è gente che lo fa, comunque qui c'è un bel cartello con attenzione ai coccodrilli, non ci si può fare il bagno, così come nel resto di quest'area, questa zona, anche per via delle jellyfish, delle meduse. Qui l'acqua è un elemento che si trova ovunque, perché è pieno di fiumi, torrenti e cascate mozzafiato, come le Barron Falls. Oggi giorno off da lavoro, non vedo i Lime per 2 giorni e abbiamo deciso di fare un tour in barca per avvistare i coccodrilli. Speriamo solo di vederne parecchi, fare belle foto e arrivare vivi a casa. Un altro luogo unico al mondo è anche la grande barriera corallina australiana. Abbiamo fatto una gita a Fitzroy Island, una delle tante isole tropicali che si trovano nei dintorni. E ho avuto l'opportunità di vivere un sogno che da tempo aspettava nel cassetto. Sbarcati a Fitzroy Island, che è un'isola tropicale circondata dalla barriera corallina australiana, e sono appena arrivata, ancora non ho visto quasi niente, eccetto abbiamo fatto una passeggiata qui nel bosco, foresta, per arrivare alla spiaggia e non vedo l'ora di farvi vedere cosa ho davanti. È un paradiso, davvero un paradiso. Che dire, questa giornata la attendevo da molto tempo, fare il bagno su un'isola circondata dalla barriera corallina, con questo tipo di acqua, questo tipo di paesaggio. È difficile da descrivere, molto. Anche un po' pericoloso in realtà stare in acqua in questo momento, perché ci sono delle piccole meduse che possono mordere e fare male. Credo che siano anche un po' velenose, infatti sono distribuiti per tutta l'isola tipo delle station con una sostanza che si utilizza se vieni punto da una medusa. Però
come si fa a non fare il bagno in un'acqua del genere, a non approfittare di un momento così? Secondo me potrebbe essere un gran rimpianto per la vita. C'è sempre un po' di ansia quando si fa qualcosa, però a volte bisogna pure scrollarla via e non pensarci, perché altrimenti non vivi le cose. Cioè, io a volte penso che tempo fa la gente faceva tutto ciò comunque, senza magari sapere, quindi a volte siamo un po' troppo apprensivi, altre volte non abbastanza, ma via di mezzo sarebbe la cosa migliore. Ricorderò il Queensland come un luogo dalla frutta coloratissima e pieno di vita ad ogni angolo. E so che ho ancora molto da esplorare qui. Ecco perché so che ci ritornerò. Oggi è l'ultimo giorno di lavoro in questa farm e devo dire che sono felice di questa cosa, perché è stata una bella esperienza, una bella farm, bellissime persone con cui lavorare, però anche tante sfide, perché ci sono ragni giganti, serpenti di ogni tipo, velenosi e non. Quindi ogni volta che vai a raccogliere o a fare, praticamente stamattina sto sistemando tutte queste piante e le sto cercando di intrecciare sui fili perché tendono troppo, e quindi devo mettere le mani nelle piante, nelle ragnatele, sperare che non ci siano dei mostri, dei ragni grandi, che non lo so, diciamo ho un po' di fobia sotto questo aspetto, quindi per me è veramente una dura prova, che sarà una bella conquista averla superata a fine giornata. Oggi è l'ultimo giorno. Sono felice che sia così, è un capitolo che si chiude, perché dopo di questo si parte per un road trip, si parte per una nuova esperienza. Andremo nel deserto australiano, esattamente al centro dell'Australia, non c'è nulla intorno e ci aspetta una nuova avventura, un nuovo capitolo di tutta questa storia. Andremo a vivere in questo posto, Uluru, un posto iconico in Australia. Lì praticamente c'è un resort, l'unico resort del posto, e lavoreremo lì, quindi tanti cambiamenti in vista. Io e il mio amico Matteo dobbiamo percorrere 2900 km in 4 giorni per arrivare nel deserto al centro esatto dell'Australia. Mi aspetta un'altra nuova grande avventura e nuovi orizzonti fatti di terra rossa e tramonti. Ed è qui nell'Outback che vivrò e lavorerò per alcuni mesi. Chissà quale sarà la mia storia di vita nel deserto.